Non so voi, ma io credo alle coincidenze. Credo che quello che ci capita nella vita non sia per caso. E mi spiego. 1981, mi laureo in giurisprudenza, ma non mi va di fare l'avvocato. Entro nell'organizzazione commerciale di una grande azienda. Mi occuperò di vendite. Ma dopo 14 anni l'azienda decide di chiudere l'intera rete commerciale. Mi trovo con una struttura di 20 persone e nessun prodotto da vendere. Nessuna paura, trovo subito un'altra occasione. Ora mi occuperò di oggetti d'arte e di design per le aziende. Ma nella vita, come nel lavoro, le sorprese sono sempre dietro l'angolo e dopo neanche 2 anni il mio partner decide di gestire direttamente le vendite. E cosa fa? Non mi rinnova il contratto a scadenza, mi porta via la mia miglior venditrice, rimango nuovamente senza prodotti e con 19 persone che attendono le mie decisioni. Beh, vi assicuro, se non vi è mai capitato, che viene veramente il panico, ma per come sono fatta, una giornata per piangersi addosso e lamentarsi è più che abbastanza. E lì credo che venga fuori il carattere delle persone e vi spiego dove penso venga fuori il mio. Sono la terza figlia femmina di un generale dell'esercito italiano e sono cresciuta con il motto compi il dovere e taci. A tutto ciò voi dovete aggiungere che dagli 11 a 16 anni ho fatto nuoto agonistico, fino a 20 km al giorno, tutti i giorni, compresa la domenica perché c'erano le gare. A volte le vinci, a volte le perdi, ma mai per un attimo quando le perdi pensi di abbandonare, anzi lunedì tu sei lì presente in piscina più determinata e forte di prima. Come dicevo, una giornata appunto. Beh Susanna, per ben 2 volte ti hanno portato via i tuoi prodotti da vendere e quindi sei rimasta senza lavoro. Decido in quel momento che gli oggetti me li devo fare io. Ma nel mondo degli oggetti promozionali quasi tutto è made in China. Dovrò realizzare veramente qualcosa di unico, di diverso da tutte le altre. Non voglio avere concorrenza sul mercato. Dovrò fare qualcosa che è l'assoluto opposto dell'ordinario. Beh, che cosa fare? Ed ecco il caso. Sono in un bar. Una persona che conosco appena di vista mi regala un quadernino, niente di particolare, ma lo apro e dentro c'è scritto: nessun albero è stato abbattuto per la produzione di quel quaderno. Una luce, un flash, un ricordo che evidentemente era rimasto nella mia mente e non mi ricordavo neanche d'avere. 1982. Sono in uno scompartimento di un treno. A fianco a me 2 professori universitari stanno parlando e io li ascolto. Siamo tutti seduti sopra un'immensa pattumiera. Un problema enorme per le future generazioni e per l'ambiente. Dobbiamo assolutamente cominciare a pensare di fare qualcosa. Certo che sarà un bel business, il rifiuto per il domani. Caspita, in quel momento quelle persone stavano parlando di futuro. Avevo 23 anni, ma parlavano anche di me. Bene, dopo 16 anni tutto magicamente si connette. Il quaderno, il treno, ho trovato la mia strada. Farò oggetti di design, made in Italy, ma dovranno essere prodotti solo e esclusivamente con materiali di recupero e di riciclo. Saranno oggetti di cui io potrò raccontare la storia attraverso i materiali con cui sono prodotti. Li chiamerò oggetti comunicanti. Ma siamo alla fine degli anni 90. A parte carta riciclata e cuoio rigenerato, non è che si trova granché sul mercato. Che fare? Beh, provo a chiedere al mio cliente: tu che materiale butti via? Che scarto hai? E con quello proverò a fare per loro degli oggetti unici. Beh, negli anni abbiamo fatto veramente tantissimi oggetti comunicanti. Qui ve ne ho portati alcuni. Sono da un cliente, è un'azienda conserviera e alla mia solita domanda: ma tu che scarti hai? La risposta è: bucce di pomodoro secche. Caspita, ma come si fa a dare una seconda chance a delle bucce di pomodoro secco? Beh, conosco Lorenzo, è un designer e ha un'azienda artigiana che fa bellissimi oggetti di cera. Lorenzo, ma cosa dici se io metto le mie bucce di pomodoro secche dentro i tuoi oggetti di cera? Lorenzo, guarda che le bucce di pomodoro secche sono bellissime, vedrai che i tuoi oggetti diventeranno ancora più belli. Ed ecco che tra la cera d'api e le bucce di pomodoro secche nascono dei vasi per i fiori, dei centri tavola e delle candele. Ecco, invece adesso sono assieme a
una responsabile marketing e comunicazioni di un importatore di un grosso gruppo automobilistico. Deve fare dei gadget. Le piace la mia idea di utilizzare materiali di recupero e di riciclo, però vuole spendere molto poco. In compenso mi parla di 100.000 pezzi. Anche lei la domanda: ma voi che scarti avete? La risposta: componentistica di auto rottamate. Penso subito ai fanali, perché sono rossi, arancioni, e penso: facciamo una penna. A lei l'idea piace. Dove trovare il materiale del recupero, riciclo e fanali me lo dice direttamente il cliente. Ma poi come si fa a fare una penna? Uno stampo per produrre una penna al prezzo di allora costava 70.000 euro. Rapido conto, 100.000 pezzi, 70.000 euro, 0,70 solo per lo stampo. Le penne cinesi costano 0,18, non si può fare, non me le compreranno mai. Ma siamo all'inizio degli anni 2000. I produttori in Italia si stanno lamentando perché sono decimati dalla concorrenza cinese. Penso, ma quanti stampi sottoutilizzati ci possono essere nel nostro territorio? La mia ricerca mi porta a Gigi. Gigi è un imprenditore, un produttore di penne ed ha uno stampo. Mi presento da Gigi e dico: Gigi, io ti do la plastica, tu ci metti il tuo stampo e facciamo assieme una penna. Ed ecco che dalla plastica dei fanali e dallo stampo di Gigi nascono le penne fatte coi fanali. Rivoluziono assieme a Gigi la sua penna. Ragazzi, a me questo lavoro piace un sacco. Allora ricapitoliamo. Grazie. Allora, ricapitoliamo. Riesco a recuperare gli stampi inutilizzati sul territorio. Riesco ad abbattere i costi dei materiali seguendo la filiera del riciclo e del recupero. Aiuto le aziende artigiane e faccio oggetti unici per i miei clienti. Ci stiamo guadagnando tutti. Naturalmente potete immaginare che questa strada non è stata semplicissima da percorrere, però quello che mi ha sempre dato la forza e la tenacia per continuare è la consapevolezza che stavo facendo del business sano. Inoltre non stavo inquinando il territorio in cui abitavo, anzi in qualche modo davo una mano per migliorarlo. Nonostante le difficoltà che ho incontrato, questo business mi piace sempre di più. Ho fatto, senza rendermene conto, economia circolare. Vi spiego cos'è, non perché io sia un economista, ma perché l'hanno spiegata anche a me. L'economia circolare è un'economia in grado di rigenerarsi da sola. È un sistema per cui tutte le produzioni sono proiettate per far sì che gli scarti di uno possano essere valore per un altro. Ecco, io l'ho fatto per 20 anni, all'inizio non consapevolmente, ora con maggior consapevolezza. Perché? Attraverso le bucce di pomodoro sono riuscita a fare dell'upcycling, cioè ho riutilizzato un materiale di scarto attraverso un processo creativo, sono riuscita a fare un altro materiale. Invece con le penne cosa ho fatto? Del recycling, cioè ho seguito la filiera del recupero e del riciclo dei fanali delle macchine che attraverso un nuovo processo produttivo ho potuto utilizzare per fare le mie penne. E alla fine io cosa sto facendo in verità? Con i miei oggetti sto allungando la vita dei materiali, che però poi finiranno sempre in discarica oppure finiranno nella filiera del recupero e del riciclo dei materiali. Dopo 20 anni ho voglia di fare qualcosa di più. Ma che fare? Ecco di nuovo il caso. 2012, ricevo una telefonata in ufficio e Cristina ha visto i miei oggetti in una fiera. Le piace l'idea e vuole affidarmi i suoi gadget aziendali. Cristina è il braccio destro di Vittorio. Vittorio è un'industria che produce elettrodi in grafite. Naturalmente gli oggetti dovranno essere fatti con i loro scarti. Il loro scarto è polvere di grafite. Scarto, polvere di grafite, io la vedo bellissima. La polvere di grafite, vi assicuro, è meravigliosa e riesco a vederla solo come materia prima. E poi, scusate, ma con la grafite, lo sanno tutti, si fanno le matite, che è un oggetto promozionale d'eccellenza. Bene, Vittorio fa 12 tonnellate all'anno di scarto inevitabile di polvere di grafite.
tra l'altro con costi importanti per la sua azienda. Voi sapete che fine fa la polvere di grafite? Finisce in discarica, direttamente sottoterra. Per la grafite non c'è nessun tipo di chance. Bisogna assolutamente pensare di fare qualcosa. Cerco il mio Gigi delle matite. E cosa trovo? Che nessuno produce più una matita in Italia. Beh, ragazzi, decido subito che diventerò l'unico produttore di matite in Italia. E naturalmente la mia matita... E naturalmente la mia matita come sarà? Innovativa, dovrà essere diversa da tutte le altre perché è made in Italy, ci mancherebbe, dovrà essere perfetta. Come avete capito, io lavoro per connessioni, lavoro in rete. Conosco Andrea da alcuni anni, abbiamo fatto dei lavori assieme. Andrea è un perito tecnico, esperto in processi produttivi e conosce bene i materiali per gli stampaggi. E Marta, architetto, fantastica design. E assieme a loro, dopo quasi un anno di prove, nasce Perpetua la matita. Perpetua è una vera e propria rivoluzione, perché per la prima volta abbiamo fatto qualcosa che prima non esisteva. Abbiamo fatto del self-cycling. Il self-cycle consiste nell'autoconsumare lo scarto. Quindi chi usa Perpetua ricicla e consuma, scrivendo, 15 grammi di grafite. Voi sapete perché le matite sono fatte in legno? Hanno 2 scocche di legno che sono incollate tra loro perché devono difendere la mina in grafite che sporca le mani ed è molto fragile. Beh, Perpetua non usa legno, è fatta all'80% con la grafite di Vittorio e le mani non le sporca. Avete presente le matite con la gomma? Hanno un collarino di metallo, serve come sede per incollare la gommina sulla matita. Beh, a Marta quel collarino non piaceva, una tragedia. Io la mia matita con quel collarino non la voglio fare, va bene? Quindi a me poi non piaceva la colla, per cui ci siamo trovate bene. Beh, il povero Andrea, prove su prove, e alla fine siamo riusciti a fondere direttamente la gomma al corpo scrivente della grafite. Corpo unico con la parte scrivente. E poi, scusate, avete mai provato a scrivere con una matita, vi si spezza la punta e non avete un temperino? Beh, con Perpetua non avete questo problema, perché Perpetua scrive anche senza punta e se volete potete temperarla. E poi, quando mi arrabbio, e vi assicuro che chi è in ufficio con me, sono là in fondo, lo sanno, posso prendere la mia Perpetua, buttarla per terra, raccoglierla, perché Perpetua, per come l'abbiamo fatta, se cade non si rompe. Grazie.